417 km/h. Questa è la velocità che è riuscito a raggiungere un uomo sull'autobahn tedesca. Devo ringraziare il canale YouTube di Radim Passer che mi ha permesso di usare qualche immagine del suo video e oggi voglio andare a fare un piccolo dibattito con voi. Soprattutto vorrei che nei commenti mi diceste cosa pensate voi di questo record, se così possiamo chiamarlo. Qualche giorno fa è uscito questo video, appunto, dove una Bugatti Chiron ha raggiunto la bellezza di 417 km/h lungo le autostrade tedesche. Prima di andare avanti vorrei ricordarvi che il video è stato girato, secondo quanto sostiene il canale YouTube, alle 4:50 del mattino, quindi molto presto, in un tratto di strada lungo 10 km dove ha incontrato 10 auto, quindi una media di un'auto ogni chilometro. E ricordiamo anche che, ragazzi, la Bugatti Chiron non è solo una supercar, ma una hypercar, in grado di frenare da 400 a 0 km/h in soli 9 secondi e soprattutto in 490 metri, quindi dati di tutto rispetto. La macchina ha iniziato il primo minuto tutto intorno ai 180 all'ora, aspettando il curvone molto largo, dopodiché ha buttato giù tutto e potete vedere voi stessi come ha raggiunto una velocità di 400 all'ora veramente in pochissimo tempo. L'accelerazione è davvero brutale e bisogna anche calcolare tantissimo la densità dell'aria. Calcolate che viaggiare a quella velocità è come viaggiare dentro l'impasto di una ciambella. Man mano che si va avanti l'aria diventa sempre più densa, lo possiamo notare quando mettiamo per esempio un braccio fuori dal finestrino, come l'aria ci spinga via, come la sentiamo molto spessa sulla mano. Immaginate a 400 km/h e pensate che temperatura, densità e pressione dell'aria possono far variare la velocità massima fino a 25 km/h. Veramente tantissimo. Come possiamo notare nella parte finale del video, abbiamo un Porsche giallo 911 sulla destra che viene sorpassato a una velocità di 400 all'ora. E non pensate che stesse andando piano, perché quel Porsche stava viaggiando a una velocità superiore ai 200 km/h. Ma vi voglio leggere la testimonianza del proprietario della Porsche che ho tradotto per voi. Come guidavo la mia Porsche a oltre 200 km/h, non ho avuto modo di capire come potesse una macchina sorpassarmi a tale velocità. Sembrava un jet da guerra. La velocità e il rombo del motore non potrò dimenticarmeli. Un'esperienza davvero fantastica. E sì, ragazzi, immaginate di essere a 200 all'ora in autostrada, che è una velocità comunque importante, oltre 200 all'ora, e venire sorpassati al doppio della velocità. Cioè, come se ai 200 all'ora sorpassassi un oggetto fermo, ma tu sei 200 all'ora. È una roba strabiliante, deve essere veramente adrenalinico. E immagino essere su quell'auto, che fa vedere di avere una stabilità veramente enorme. Ma il punto importante di oggi, che io vorrei discutere con voi su cosa ne pensate di tutto questo, è stato un gesto troppo azzardato e troppo esagerato spingersi a un limite così alto nonostante non vi siano limiti in strada? Allora, vi dico quello che penso, ma prima voglio fare una grossa premessa. Dare dei dati oggettivi. In quel tratto di autobahn non vi è limite di velocità, quindi la regola è dire che si può andare quanto vuoi. Non essendoci limite, lui ha rispettato la regola, non possono dirgli nulla. Ovviamente fosse stato per esempio in Italia, sarebbe stato un reato stradale molto grave, ma non in Germania, non in quel punto di autostrada. Voglio anche sfatare il mito del fatto che non ci siano limiti nelle autobahn, perché ci sono. Abbiamo per esempio come primissima regola che un veicolo che non supera i 60 km/h non può neanche accedere all'autobahn, e lo trovo correttissimo. Non puoi nemmeno fermarti, a meno che non sia un caso di emergenza o che sia un qualcosa di inevitabile. Facciamo conto che la macchina si fermi per via della poca benzina, perché è finita la benzina, lì vi faranno la multa perché è colpa vostra, perché dovevate pensarci voi. E io anche questo lo trovo assolutamente corretto. Abbiamo poi delle fasce di velocità da rispettare. Per esempio, autobus con passeggeri, motocicli con rimorchio o i sidecar
possono raggiungere una velocità massima di 60 all'ora e non superarla. Quindi se il minimo è 60, il massimo è 60, niente, se hai un sidecar o sei in un autobus puoi viaggiare solo ai 60. Abbiamo poi una seconda fascia che è quella degli 80 km orari, che comprendono gli autoveicoli sopra le 3 tonnellate e mezzo o autoveicoli con rimorchio. Ricordo, fino agli 80 all'ora. Ci sono poi delle versioni speciali che possono viaggiare fino ai 100 all'ora, che sono dei bus con delle omologazioni speciali per poter girare fino ai 100 all'ora e autoveicoli con rimorchio certificati per i 100 km orari. Ma torniamo a parlare delle autobahn in particolare. Perché si può passare a non avere un limite in queste strade? Ve lo spiego molto semplicemente. In Germania 1/3 delle autostrade non hanno limiti di velocità, perché in quei tratti c'è molta meno densità, quindi c'è molto meno traffico, ma soprattutto le strade sono molto curate, sono molto dritte, anche le curve hanno un raggio di curva molto ampio e c'è anche tanto spazio fra il guardrail e la strada, quindi la visibilità in lontananza è davvero ottima. Poi abbiamo, molto importante, il fatto che ci siano delle corsie di immissione in autostrada molto lunghe che ti permettono di accelerare, arrivare già a buona velocità e soprattutto c'è una buona visibilità tra chi è già dentro l'autostrada e chi la sta imboccando, quindi non si può sbagliare. Idem per le uscite. Ti permettono di fare una decelerazione comoda senza dover inchiodare prima dell'uscita, che è anche pericoloso. Queste sono le motivazioni principali perché molti tratti delle autostrade tedesche sono appunto senza limiti di velocità. Adesso, fatta questa premessa, voi cosa pensate? Va bene arrivare a certe velocità? Ho letto commenti dove c'è gente che scrive io sono arrivato a 250, 260, 270 e lì sembra più tollerato, ma comunque una velocità ragguardevole. Probabilmente potrebbe essere più pericoloso con certe macchine andare a 250 che con una Bugatti Chiron ai 400. Sta di fatto che è un numero molto impressionante, lo vedete voi stessi dal video, i 400 all'ora danno una sensazione veramente di velocità estrema. Ma ci sono delle condizioni particolari secondo cui potrebbe essere davvero molto pericoloso. Adesso guardate la differenza che c'è in questo video tra chi è abituato a guidare in autobahn in Germania rispetto all'Italia. Noi dobbiamo scriverlo grande a caratteri cubitali, tra l'altro anche in Germania i cartelli sono scritti in modo enorme, che se anche tu andassi velocissimo riesci a leggerli molto chiaramente. Tornando al discorso, in Italia tenere la corsia più libera a destra. È un semplice consiglio, non è così. La maggior parte stanno nella zona centrale, chi va piano va addirittura in terza corsia, quella di sinistra, quella del sorpasso. E tu quando arrivi alla tua velocità devi fare fari, devi suonare, devi magari superare a destra, che sono cose sbagliatissime, non si devono fare. Ma è un semplice concetto che invece i tedeschi molto precisi lo fanno, stanno sulla destra. La prima corsia è piena, si metteranno sulla seconda, ma non si metteranno sulla terza, a meno che non siano su una Bugatti Chiron. Fatto questo preambolo, torniamo al discorso della sicurezza e della pericolosità. Ai 400 all'ora possono succedere tante cose. Potrebbe essere appunto che un italiano che sta guidando sull'autobahn si sposti tutto a sinistra in corsia di sorpasso e questo potrebbe essere veramente molto pericoloso, anche se la Bugatti Chiron o una qualsiasi altra auto possa frenare veramente in pochissimo tempo. Ci sono comunque delle situazioni in cui è immancabile magari il contatto. E questa è un'opzione. Un'altra potrebbe essere un errore umano, ci sta, addirittura un malessere. O ancora un guasto. Parliamo magari di gomme che non reggono certe velocità, soprattutto a lungo, un guasto di una qualsiasi altra componente meccanica che possa portare a perdere il controllo della macchina, magari uscire di strada. In questo caso non saremmo pericolosi solo per noi, ma addirittura per gli altri. Quindi è un concetto molto importante e difficile, perché per noi appassionati sicuramente è un punto di riferimento l'autobahn da anni, dove si può andare a correre, tra virgolette. Io ho visto tantissimi video, ragazzi, ma veramente tantissimi video, cercateli, di Mercedes, BMW, supercar, di qualsiasi genere, dove in autobahn arrivano a velocità folli, parliamo di 300 e oltre km orari. Questa volta per questa Bugatti si sta facendo un caso enorme, perché ha superato questa barriera dei 400 che forse sembra, non so, un tabù, ma io voglio dire, un Mercedes
che vai 350 all'ora in autobahn è tanto diverso da una Bugatti che va dai 400? Facciamocela questa domanda. E a chi mi dice che chi vuole correre va in pista, sono d'accordissimo. Ragazzi, veramente, lo giuro, sono d'accordissimo. Ma io non penso di conoscere una pista dove tu possa arrivare a raggiungere 400 all'ora. Insomma, ci sono tanti pro e tanti contro, è difficile trovare una soluzione giusta per tutti a mio avviso e non penso possa esserci. Sta di fatto che in Germania in alcuni tratti non vi siano limiti di velocità, perciò io posso andare alle velocità che voglio e non infrango la legge. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo speciale di oggi che ci tenevo particolarmente a fare, soprattutto sto usando una nuova telecamerina con il suo audio integrato, voglio vedere come si sente e come si vede. E dopo questo vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, guardare i miei contenuti, fatemi sapere la vostra, mi raccomando, sono veramente curioso di sapere cosa pensate di tutta questa storia. Scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere tutto ciò che pensate. Ci vediamo il prossimo lunedì.